Se il mercato richiede, i cantieri devono fare una sola cosa: esaudire i sogni dei clienti. E infatti questo è lo scanner Envy 1200 HT ed io oggi sono venuto a Varazze in Italia per testarlo. Benvenuti su The Boat Show! La matita e l'ingegno di Donato Montemitro hanno partorito le linee della nuova nata in casa Scanner Marine. Lunghezza fuori tutto 11 metri e 98 centimetri, larghezza al vaglio massimo 3 metri e 80. Una grande piattaforma bagno caratterizza l'area di estrema poppa del battello, ma la differenza sostanziale che fa differire il nuovo Envy 1200 HT dal resto della gamma si manifesta con la presenza di due camminamenti laterali che permettono l'entrata al cockpit. Al centro un grande prendisole sotto il quale viene celata la cala di poppa adibita a salamacchine. Naturalmente, nella versione con la motorizzazione fuoribordo, qui possibile fino ad un massimo di 3 motori da 450 cavalli l'uno, quest'area sarebbe tutta adibibile a storage. Il tavolo, regolabile in altezza elettricamente, da chiuso non è tanto profondo, il che sfina le linee generali del layout di coperta. Aprendo le ante, però, permette una comoda convivialità ad 8 persone. Coperto dalla sovrastruttura, un modulo multifunzione con il piano di lavoro, un lavandino e la possibilità di poter installare la cucina esterna. Il T-top prosegue le linee eleganti ma decise del cassero e si fonde alla coperta alle spalle della seduta di pilotaggio, con una solida staffa in acciaio inox. Un dettaglio che ho apprezzato molto è la gestione delle altezze. Osservando le linee di questo modello si notano grandi volumi prodieri, utili alla vivibilità sotto coperta, ma dalla plancia fino alla piattaforma bagno il layout è stato sviluppato su uno stesso livello di piano di calpestio. Questo agevola sicuramente la vita di Pozzetto, ma cosa ancora più importante rende questa zona molto sicura, perché l'altezza del capo di banda cresce da poppa verso prua, contenendo chiunque si trovi a bordo, anche a velocità più sostenute. Due gradini di piccole dimensioni conducono al generoso passavanti verso il prendisole nella zona prodiera. In questo punto i tubolari arrivano a livello del piano di calpestio e quindi, a meno che non vi facciate installare un saldo tienti bene qua sulla sovrastruttura, in navigazione vi consiglio di trovare un posto sicuro e di restarci. Ogni volta che saliamo su un'imbarcazione la percezione che abbiamo degli spazi, sia che sia generosa che risulti risicata, ci fa dimenticare quali siano i dati tecnici reali di quella barca. Beh, se penso di essere su un gommone di meno di 12 metri, qua la sensazione è che ci sia tanto spazio. Grazie ad una carena molto profonda e il rialzamento della tuga, a prua l'armatoriale è davvero generosa, illuminata ed arieggiata. Poi qua un disimpegno con una seduta a divanetto e là dentro il bagno con box doccia separato. Piccola nota di stile, questa non è effetto ardesia, questa è vera ardesia, sì, su un gommone di meno di 12 metri. Sì, però ricordiamoci che questo è un gommone, non una casa, e quindi la cosa più importante è il come naviga, e io sinceramente non vedo l'ora di scoprirlo. Quando si prende in considerazione un'imbarcazione, bisogna pensare molto bene alla sua finalità. Ci sono barche che vanno estremamente veloce, barche adatte alla crociera, oppure barche studiate per avere un'ottima navigabilità. E quindi questo nuovo scanner Envy 1200 HT, sicuramente è una barca pensata per avere, certo, un'ottima navigabilità e tanto comfort a bordo. Infatti, come abbiamo visto, il layout è completamente ridisegnato. La carena è quella che già conosciamo del 14, però ridimensionata a questa metratura. Una carena estremamente profonda. Pensate che dietro, nello specchio di poppa, abbiamo un dead rise di 24 gradi. Questo vuol dire che ha tanta superficie bagnata e avrà bisogno di tanti cavalli per essere spinto.
Noi oggi come propulsioni abbiamo due Volvo V8 benzina entro fuoribordo da 430 cavalli, significa che abbiamo un totale di 860 cavalli, quando però la potenza massima installabile con tre motori fuoribordo da 450 cavalli l'uno è di 1350 cavalli. Questo vuol dire che, certo, oggi non raggiungeremo la velocità massima reale di questo battello, ma ne testeremo sicuramente la sua capacità di navigazione. E quindi portiamola alla prima velocità di crociera, quella intorno ai 20 nodi. Nonostante l'hardtop sia imponente, mi copre molto bene, mi fa sentire quasi in un ambiente chiuso, devo dire che la visibilità a prua rimane molto buona, nonostante io non sia proprio altissimo. Siamo a 20 nodi, la velocità di entrata in crociera. Entrata perché, nonostante tutto, la sensazione che ho è quella che questo battello abbia bisogno di un po' più di velocità per settarsi sull'acqua nella sua andatura migliore. E infatti passati i 25 nodi la prua si abbassa leggermente, il battello sembra staccarsi dall'acqua e diventa tutto più leggero. Questo è il momento in cui posso andare a lavorare leggermente sul trim, alzando il trim dei piedi poppieri che fino ad ora hanno lavorato in negativo. I tubolari di questo nuovo modello di Scanner Marine non toccano esageratamente l'acqua, non sono né troppo alti né troppo bassi. In uscita implanata, quindi quando lo scafo esce dall'acqua, trascinano meno acqua e quindi meno attrito, correggono meno l'assetto durante la navigazione e rendono questo battello molto agile. Naturalmente anche in virata. E infatti si piega, non si sente tanto l'effetto del tubolare. Questo ci permette di avere una virata morbida senza l'effetto di rimbalzamento sull'acqua. Quello che mi piace di Scanner Marine è la reale possibilità di customizzazione, perché tutto quello che vedete all'interno del battello e naturalmente il battello stesso sono prodotti internamente al cantiere, quindi se voleste qualcosa di diverso, beh, basta chiedere. E il cantiere stesso dichiara che questo battello con questa carena e questa motorizzazione può arrivare a raggiungere i 40 nodi e quindi io oggi come sempre ho due obiettivi: 1, raggiungerli, 2, superarli. Oggi a Varazze il mare è piatto grazie a una fortissima tramontana, quindi noi stiamo sotto costa e apriamo tutto il gas. 5.500 giri, 35 nodi. 5.600 giri, 37 nodi. 5.900 giri, 40 nodi, punto 1. Primo obiettivo raggiunto. Comincio a lavorare di trim. Sicuramente con 1350 cavalli sullo specchio di poppa questo battello potrebbe raggiungere velocità superiori, ma la cosa davvero importante che ci interessa è la tenuta che ha questo battello sul mare. Però oggi dobbiamo abbattere questo muro dei 42 nodi e quindi vado a lavorare ancora un po' sul trim e 42.1, 42.2, ce l'abbiamo fatta anche questa volta! Ci sarà una volta che non ce la faremo? Boh. Forse il nuovo Scanner NV1200HT era proprio il modello che mancava nella gamma di Scanner Marine, un battello di modeste dimensioni ma con tantissimo spazio a bordo e poi, cosa davvero importante,
che al timone. Ci si diverte un sacco!